cose che devi assolutamente sapere sul tuo PC numero 5. Quest'oggi, se non vado errato, dovrebbe essere il 16 di agosto. In realtà qui è ancora luglio e sto realizzando questi video nei ritagli di tempo tra un computer e l'altro. Per inciso è anche ora di pranzo e sto aspettando di andare a mangiare il mio panino rigorosamente con il burro di arachidi e la mia pesca profumatissima. Ma nel frattempo mi è venuta l'idea di realizzare questo video su un argomento che sto vivendo in questo momento, ovvero il caldo e i computer, perché mi sta capitando di dover rianimare un computer colpito dal caldo per una serie di motivi che sono assolutamente evitabili. Quindi ti vorrei dare 4 consigli, o meglio 3 consigli più 1, che io giudico molto utili per tutti quanti gli utenti di computer e non solo nei mesi estivi, perché il caldo è uno dei peggiori nemici dei nostri computer tutto l'anno, anche a febbraio. E allora andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Se ben ricordi, nello scorso episodio ti ho mostrato come attivare le prestazioni eccellenti e non me ne pento. Però attenzione, più elevate sono le prestazioni del computer, più questo genererà calore. Se quindi ti accorgi che per caso il tuo notebook oppure il tuo PC desktop sta scaldando più del normale, una delle prime cose da fare può essere quella di riportarlo ad un profilo di alimentazione più moderato. Per farlo faremo la stessa operazione che abbiamo visto nel video precedente, ma al contrario. Quindi cosa faremo? Andremo in basso ad aprire una qualsiasi cartella, non importa quale, sul nostro computer. Cliccheremo su questo pulsante qui e andremo ad aprire il pannello di controllo. Esattamente come abbiamo visto fare nel video precedente, ancora una volta andremo qui dove dice visualizza per categoria per disattivare la visualizzazione compatta e attivare quella con icone grandi. Ecco fatto. Ora ci basterà aprire opzioni, risparmio, energia. E una volta aperto potremo andare a selezionare un profilo come quello bilanciato oppure addirittura quello di risparmio energetico. Naturalmente il risparmio energetico sarà quello che farà riscaldare meno il nostro computer, ma anche quello bilanciato potrebbe essere molto utile. Dopo aver scelto quale profilo attivare, lo selezioneremo, andremo a chiudere tutte quante le finestre e ci basterà riavviare il computer. Il secondo consiglio che voglio darti riguarda la pulizia delle ventole. Una costante della mia vita informatica è aprire un computer e trovare al suo interno una situazione come questa. Capisci bene che delle ventole in queste condizioni non riescono a lavorare. Delle ventole che non lavorano non riescono a dissipare il calore che naturalmente si forma all'interno del computer. Sarà quindi opportuno procedere con una pulizia delle ventole. Attenzione però, la pulizia delle ventole non va mai fatta soffiando. Bisogna sempre aspirare la polvere sia dall'interno del computer sia specificamente dalle ventole. Per farlo io uso esattamente questo sistema qui. È un cosiddetto vacuum cleaner, che volgarmente possiamo chiamare un aspirapolvere, che puoi acquistare tranquillamente su Amazon. Se non sai che modello acquistare, ti aggiungerò un po' di modelli consigliati nella sezione hardware del sito www.gentiluomodigitale.it. Naturalmente, se non sei certo di saperlo fare, porta piuttosto il computer da un mio collega, ma non cimentarti nell'apertura del computer perché è facile fare dei danni se non si sa esattamente dove andare a mettere le mani. E questo consiglio vale anche per il prossimo suggerimento che voglio darti, ovvero aggiungi un'ulteriore ventola nello chassis del tuo desktop. Se infatti hai un computer fisso, molto probabilmente il tuo desktop avrà già un vano predisposto per aggiungere una ventola esattamente come questa qui, che provvederà ad aspirare ulteriore aria dall'interno. E sì, ho detto aspirare. Ricorda che in genere le ventole non devono mai soffiare aria all'interno dello chassis, ma piuttosto devono aspirare e consentire la fuoriuscita dell'aria calda che si forma al suo interno.
E ti avevo promesso un quarto suggerimento e non sia mai che io ti deluda. Anche se questo suggerimento potrà sembrarti probabilmente un po' strano e per certi altri versi un po' scontato, ti garantisco che non lo è affatto. Il consiglio che voglio darti infatti è quello di aggiungere, se puoi, un condizionatore d'aria e Dio sa quanto ne vorrei io uno in questo momento. Questo perché? Perché oltre a rinfrescare naturalmente l'ambiente, ha altri due innegabili vantaggi per la salvaguardia dei nostri computer. Il primo è di deumidificare l'aria e l'umidità è un nemico potente quasi quanto la stessa polvere, anzi è un suo alleato, perché la polvere ha una proprietà che si definisce igroscopica, cioè di assorbire umidità al suo interno e di trasmetterla alla componentistica del computer. E terzo ma non ultimo, riesce a ridurre anche la quantità di polvere presente nell'ambiente, allungando la vita dei PC. Spero sinceramente che questo video possa essere utile alla salute del tuo computer sicuramente, ma anche alla tua, se potrà essere un ulteriore incentivo a dotarti di un condizionatore d'aria, che come avrai capito è uno degli oggetti del desiderio per me in questo momento, assieme però al mio tramezzino e alla mia pesca. Ma prima di andare a mangiare ci tengo assolutamente a ringraziarti per aver guardato questo video e a darti come sempre appuntamento alla prossima.